Quando vedete un video di pesca, di solito ci sono un sacco di facce sorridenti, pescioni enormi, canne che si piegano da tutte le parti. In realtà il vero volto della pesca è rappresentato dalla mia faccia alle 4 di mattina. Già cominciamo male, io sono in Già cominciamo male, io sono in orario e Alessio è in ritardo. Lui è Alessio ed è quello che mi ha fatto svegliare alle 4 di mattina promettendovi grandi avventure. Allora, a quanto pare Alessio ho già procurato 3 calamari e una seppia, quindi ci siamo già risparmiati una mezz'ora di sofferenza. O no, ce la siamo risparmiata o no sta mezz'ora di sofferenza? Di sofferenza non ce la siamo risparmiata. E allora? Però abbiamo già le cartucce. Abbiamo già le cartucce, di solito andiamo a fucile e scarico. Dovete sapere che la trana col vivo è una pesca che non mi piace molto perché bisogna perdere un sacco di tempo per trovare il vivo, ma Alessio ha saputo farsi perdonare, infatti abbiamo già delle esche vive. Questo in realtà non è morto da solo, ma è stato mangiato, come vedete qui, dall'altro calamaro. Purtroppo ci sono rimaste solo 3 esche vive, tolto il calamaro morto, e quindi siamo costretti a spostarci per cercare qualche seppia e qualche altro calamaro. Cominciamo a pescare i calamari. Fa freddissimo. Alessio è bravissimo nella pesca dei calamari e molto preciso nel preparare le montature, ma soprattutto ha una tonnellata di esche. Qui dentro ci saranno almeno 1000 euro di artificiali. Scegliamo 3 esche a testa e cominciamo a pescare a scarroccio, una tecnica molto efficace sia per le seppie che per i calamari, e il primo lo prendo subito io. Ho già preso il calamaro, facciamolo vedere alla telecamera. Va? Bravo Matteo! Grande! La pesca dei calamari dalla barca non è molto difficile, basta saper fare la montatura giusta, ma soprattutto trovare i calamari. Allora, qui c'è una mangianza, vedete, di pesciolini, e ci potrebbero essere ovviamente dei calamari che magari non si vedono, sono un po' più allungati. Qui vedete la mangianza, qualcosina, il fondo si vede un po' sporco. Questi sono i ritorni dell'eco, perché il fondale non è altissimo. Una volta individuato il posto giusto, pescarli non è affatto difficile e Alessio comincia a prendere seppie e calamari uno dietro l'altro. Incredibile, alta! Altissimo! Siamo stupiti perché la seppia ha mangiato più alto rispetto al fondo, di circa 1 metro. Questo vuol dire che stiamo pescando sulla posidonia molto alta. Ed infatti, in questo caso bisogna pulire sempre la totanara, altrimenti non mangerà nulla. E mentre io mi perdo in chiacchiere, Alessio continua a tirare su seppie e calamari come se non ci fosse un domani. Ma non è l'unico a darsi da fare in questa fredda mattinata. Siamo infatti circondati da una ventina di barchette che calano e ritirano reti proprio intorno a noi. Allora, nonostante sia pieno di reti, li stiamo prendendo perché mi diceva Alessio che quando ci sono le reti i calamari si avvicinano per mangiare il pesce che è intrappolato, quindi sembra assurdo, ma vicino alle reti è più facile prenderli, è anche più facile perdere le totanare. Infatti Alessio prima prende un altro calamaro e poi quello che sembra essere un polpo davvero grosso. Madonna mia! No! Ribotta che si butta subito! E dopo soli 3 minuti... Polpone? Sì. Non lo perde questo, eh! Vediamo. Il mega polpo. Dov'è il retino? Aspetta. Fatemi andare a cercare il retino. Aspetta, un calamaro gigante. 2 calamari. No, vabbè. 2 calamari! Altro che polpo. Fai vedere qui alla telecamera. Altro che polpo. Oh, mi stai facendo il culo a striscia, che cazzarola! No, Non è vabbè. possibile. Andiamo? Ma com'è possibile? Fagli vedere bene lì. Sulle righe ti mangiano. Perché si è fregato tutti questi buoni e mi ha dato quelli scandalosi. Allora vi racconto un aneddoto. Sto signore qui, e ho avuto conferme telefoniche ora, Dal suo socio. si fotte tutte le totanare buone. Quindi, quando vedete, non so perché ce n'ha 100.000 che non servono a niente, l'unica 2 buone ce l'ha attaccata alla sua canna, vero? Ma no. Sì, te lo dico io. E si vede perché erano piene di morsi. Poi c'è queste altre, le mette secondo me Per gli ospiti. per intrappolare gli ospiti. Avete capito che devo subire? Mo andiamo a prendere 2 sgombretti, va. E qui sotto ci sono un sacco di mangianze
come si può vedere. Ora metto un bel sabbichi. Il sabbichi è l'unica esca che non va mai a vuoto se calata nel posto giusto. E ora la voglio proprio provare. La misura dei sabbichi non deve essere troppo grande, deve essere giusta. Quello piccolino diciamo pesca un po' tutto, se i sugheri sono enormi magari un po' più grandicello, ma questa misura va bene. Pelle di pesce, che sono sempre quelli migliori. E infatti, dopo qualche secondo... Oh, già! Bravo. Oh, i sabbichi funzionano sempre, è un piacere. Vediamo un po'. Sugherello. Bene. Ci stanno. Ora questi segnacci che vedete con scandaglio, no? Quando la macchia è molto scura come questa, sono pesci, ma sono molto piccoli e molto densi, ok? Poi questi possono essere altri ritorni, magari un pesce può essere questo qui, un pesce un po' più carino, ma stiamo a 21 metri, quindi non ci dobbiamo fare ingannare dagli archi. Per farvi capire bene cosa si vede sull'ecoscandaglio, do la canna ad Alessio. Infatti c'erano, vedete come sono diverse le marcature rispetto a prima? Prima era una palla un pochino più densa, adesso è un pochino più separata. E infatti si vede. Sgombri e sugarelli. C'è uno sgombrettino. Un lanzardo direi più che uno sgombro. Da che si vede la differenza, vedete? L'occhio ma anche molto più viscido come pesce. Qui si vedeva proprio il filo che è sceso, è andato sui pesci, l'abbiamo presi e questi sono i pesci che salgono col filo. Ecco, di nuovo ce ne sono alcuni, però sono un po' più appallati. No, forse ora li prendi, È incredibile, vedete? L'ecoscandaglio non mente, Due. Ma i sabbichi non pescano solamente gli sgombri, bensì tutti i pesci predatori, come ad esempio la tracina. Questo è un pesce da maneggiare con molta cautela se non volete andare dritti all'ospedale. Questo signore cattivo mi ha fatto svegliare presto stamattina, alle 4:30 eravamo in barca, sono le 7, abbiamo già pescato un bel po' di calamari, di esche, anzi l'ha pescati per lo più Alessio, per due motivi, uno perché riprendevo, due perché è più bravo e il terzo è che mi fregava le esche. Il denaro è buono, è vero, è vero. Però se venite al negozio d'Alessio, Angler Fin Fish, lui vi farà vedere quelle più decenti. E intanto qualcuna ve la spoilerò io. Questo è proprio il mostro dei killer. E si vede subito quelle più mozzicate. Invece per i calamari, questa qui, questa. Per i sabbichi, vedete, il sabbichi è eccezionale. Noi come locali, se c'è il pesce c'è, mangia. Ecco, adesso vedete, guardate qua. Questa è un'altra mangianzona incredibile. Ma a proposito di mangianzone incredibili, con tutte queste esche, ora è il momento di prendere il pesce serio. Ma questo voi lo vedrete nel prossimo video.